Ecco la blusa, la canotta terminata e vaporizzata, ve la faccio vedere. Allora, è una misura curvy, quindi sul manichino va grande, mi dispiace, però vi faccio vedere il punto semplicissimo, ma che ha un bellissimo effetto ed è particolare. Il filato è molto fresco, quindi ideale per l'estate. Ho creato questo scollo all'americana con il particolare del bottoncino su di un lato, potete scegliere se metterlo a destra o a sinistra come volete. Come vi dirò nelle spiegazioni, nel caso vi risultasse un po' largo, perché vi ripeto, questa è una misura larga, quindi sul manichino va grande, ma se vi dovesse risultare un po' troppo largo, basta lavorare un giro di maglia bassa e restringerlo un pochino. È una blusa comoda, larga, per una taglia curvy, perché è anche giusto fare le taglie curvy. Vi faccio vedere il retro, identico al davanti, molto semplice da realizzare, molto veloce. Giù abbiamo un semplice bordino di maglie alte, proprio perché appunto deve essere una cosa svelta, non impegnativa. La, lo scalfo manica a raglan. Eccola qui, che dire, spero che vi piaccia, fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video tutorial. Grazie infinite. Ben ritrovati. Per la realizzazione di questa maglietta estiva io ho deciso di utilizzare il fibra di perla della Mistrico. 50% è cotone e 50% è viscosa da fibra di perla, ovvero è una viscosa che viene ricavata dal recupero e dalla lavorazione dell'eccedenza di produzione delle perle, quindi è sempre una fibra molto naturale. Può essere lavorata con i ferri o l'uncinetto del 3,5 e del 4. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Ho deciso di lavorarla in questo bellissimo colore arancio proprio perché pensando all'estate. È di una morbidezza incredibile, è un multifilo non molto ritorto e come vi ho spiegato anche altre volte è questo che gli dà maggiore morbidezza. Adesso andiamo a vedere come si realizza. Allora, io questa maglietta la realizzerò in una taglia 48-50, quindi prendo la circonferenza dei fianchi che è 117 cm, il multiplo del punto che andrò a utilizzare è di 10 e su 117 centimetri di fianchi andrò ad iniziare con 230 catenelle. Io ho già avviato le mie 230 catenelle, adesso vado a chiudere in tondo perché lavoreremo in tondo fino a raggiungere il sottobraccio. Quindi chiudo in tondo nella prima catenella iniziale e vado a lavorarmi una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, vado nella catenella successiva e mi lavoro un'altra maglia alta e vado a lavorarmi il primo giro tutto a maglie alte. Quindi nella catenella successiva lavoro nuovamente la maglia alta. Quindi vado a lavorarmi tutto il giro a maglie alte sino a ritrovarmi alla fine. Quindi in base alle catenelle che avete messo per i centimetri della vostra circonferenza vi dovete trovare tante maglie alte. Termino il giro lavorando, chiudendolo con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta. Poi lavoro il secondo giro, una, due,
3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia di base, vado nella successiva e lavoro la maglia alta, una catenella, salto una maglia alta di base, vado nella successiva e lavoro la maglia alta, così per tutto il giro. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la terza catenella della prima maglia alta ed ho chiuso anche il secondo giro. Adesso cosa faccio? Lavoro una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, lavoro una maglia alta nell'arco di una catenella ed una maglia alta sopra la maglia alta successiva e lavorerò così per tutto il nostro giro, lavorerò così per tutta la nostra circonferenza. Termino il giro lavorando l'ultima maglia alta nello spazio di una catenella e chiudendo il giro con una maglia bassissima sopra la terza catenella della prima maglia alta. Poi lavoro una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia alta, vado sulla successiva e lavoro la maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia alta e vado sulla successiva e lavoro così per tutto il giro. Ripetendo il secondo giro, lavoro così per tutta la nostra circonferenza. Chiudo il giro lavorando una maglia bassissima sopra la terza catenella della prima maglia alta e chiudo. Poi lavoro una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, lavoro una maglia alta sopra la successiva maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta sopra la quarta, una catenella di separazione, una maglia alta sopra la quinta maglia alta. Quindi dall'inizio del giro ho lavorato 5 maglie alte separate da una catenella, poi filo sull'uncinetto, vado nello spazio di una catenella e mi vado a lavorare una maglia alta e non la chiudo, una seconda maglia alta e non la chiudo, una terza maglia alta, non la chiudo, poi chiudo tutte e 3 le maglie alte insieme. In questo modo lavoro quindi nello spazio successivo alla quinta maglia alta 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme. Filo sull'uncinetto, mi vado a lavorare la maglia alta successiva, poi una catenella di separazione e lavoro le successive 4 maglie alte. Quindi la prima l'abbiamo lavorata, lavoriamo la seconda, una catenella di separazione, la terza, una catenella di separazione, la quarta, una catenella di separazione e la quinta maglia alta. Poi nello spazio successivo mi lavoro le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi una, 2, 3 e chiudo le 3 maglie alte insieme e mi vado a lavorare la successiva maglia alta e ripeto così per tutto il giro. Lavoro 5 maglie alte separate da una catenella, quindi 1, 2, 3, 4 e 5
Nello spazio di una catenella mi vado a lavorare 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme e poi ripeto questo per tutto il giro. Termino il giro con una maglia bassissima sopra la terza catenella della prima maglia alta. Poi lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, poi vado nello spazio di una catenella e mi lavoro le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, 2 e 3. Chiudo le maglie insieme, vado a lavorarmi la maglia alta successiva. Una catenella di separazione, lavoro la maglia successiva, una catenella di separazione, lavoro la maglia successiva, nello spazio di una catenella mi vado a lavorare il gruppo di 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi una, 2 e 3. Chiudo le maglie insieme e vado a lavorarmi la maglia alta seguente. Una catenella di separazione, salto il gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme, vado a lavorarmi la maglia alta singola. Vado al centro di una catenella e mi lavoro un successivo gruppo di 3 maglie alte, una, 2, 3, chiudo le maglie insieme, lavoro la maglia alta singola e lavoro in questo modo per tutto il giro. Quindi adesso vado a lavorarmi le successive 2 maglie alte, poi nello spazio vado a lavorarmi le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, la maglia alta, una catenella, salto il gruppo, una maglia alta e nello spazio accanto vado a lavorarmi il gruppo delle 3 maglie alte, in modo da creare uh, questo disegno qui. Ci vediamo tra poco. Termino il giro con una catenella e chiudo sopra con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta qui. Adesso lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, vado, salto il gruppo delle 3 maglie alte e vado sopra la maglia alta singola successiva e lavoro una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, salto il gruppo delle 3 maglie alte chiuse insieme, vado sopra la maglia alta singola e la lavoro, poi vado nello spazio di una catenella e mi vado a lavorare il gruppo delle 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi una, 2 e 3. Chiudo le maglie insieme e mi lavoro la maglia alta singola, una catenella, salto il successivo gruppo di 3 maglie alte e vado sopra la maglia alta singola e la vado a lavorare e procedo così per tutto il giro sino a raggiungere, lavorerò maglie alte singole sino a raggiungere nuovamente questo spazio dove lavorerò il nostro gruppo di 3 maglie alte in modo da creare questo quadratino che mi spiace non si vede dal video, ma con questi gruppi di maglie alte forma una sorta di fiorellino di disegno. Così lavoreremo sino a raggiungere la fine del giro. Chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella
della prima maglia alta in questo modo ed ho lavorato tutto il giro. Come potete vedere abbiamo creato questa sorta di fiorellino. Adesso lavoriamo le 3 catenelle, 1 2 3, che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta, una catenella, maglia alta sopra la maglia alta. Adesso lavorerò tutto il giro, maglia alta sopra la maglia alta separata da una catenella. Termino il giro come abbiamo fatto in precedenza con una maglia bassissima sopra la prima catenella della prima maglia alta ed ho chiuso. Tiro un attimo il filo perché ho finito la sequenza del punto. Eccolo qui come si presenta. Adesso noi dobbiamo ripetere sempre dal primo all'8º giro, dobbiamo sempre ripetere questa sequenza qui, quindi il giro successivo sarà tutto maglie alte, questo sino a raggiungere il nostro sottobraccio. Quindi dobbiamo lavorare sempre con, in questa modalità di disegno sino a raggiungere il sottobraccio. Poi nella zona vita qui, se volete potete cambiare uncinetto, quindi prenderlo di mezza misura più piccola e lavorare giusto per creare un po' di affiancamento qui nella zona vita, altrimenti tranquillamente potete continuare con l'uncinetto che state utilizzando. Ci vediamo tra poco. Io ho raggiunto l'altezza del mio sottobraccio, allungo il filo e mi fermo un attimo. Adesso dobbiamo contare quanti motivi abbiamo. Io i miei già li ho contati e ne ho 23. Quindi io mi trovo 23 motivi e li suddivido così: 1 più 1 per il sottobraccio, dei restanti 21 10 motivi li metto per il dietro ed 11 motivi sul davanti. Allora metto i marcapunti. Dovete prendere, per mettere il marcapunti, questo è il motivo, dovete prendere questa maglia alta qui, salite su e mettete il marcapunti. Allo stesso modo all'altro lato, prendendo la maglia alta che nella parte larga del disegno resta la maglia alta, salite su e mettete il marcapunti. Poi calcolate gli 11 motivi o quanti motivi avete voi, andate all'altro lato e fate la stessa operazione. Quindi nella maglia centrale salite su, mettete il marcapunti, allo stesso modo l'altro lato. Poi vi ricontate i motivi se corrispondono. A me corrispondono 11 motivi sul davanti e 10 sul dietro. Adesso riprendo la lavorazione. Visto che mi trovo con l'inizio del giro dove abbiamo messo i marcapunti, quindi nella parte del sottobraccio, con delle maglie bassissime raggiungo la maglia alta successiva al marcapunti. In questo modo, con delle maglie bassissime raggiungo la maglia alta. Questa è la maglia alta dopo il marcapunti, lavoro la maglia bassissima, poi lavoro 1 2 3 catenelle. Adesso dovrei lavorare la catenella di separazione, saltare una maglia alta e andare nella successiva. Invece cosa faccio? Lavoro la seconda maglia alta e chiudo le maglie insieme ed ho effettuato una diminuzione. Poi lavoro la catenella di separazione, vado
nella maglia alta successiva e continuo con il disegno sino a raggiungere l'altra estremità, dove anche qui chiuderò le 2 maglie alte prima del marcapunti. Termino il giro lavorando la catenella, la maglia alta sopra la maglia alta, ma non la chiudo, lavoro la maglia alta prima del marcapunti e poi chiudo le maglie insieme. Adesso volto il lavoro perché lavoreremo in giri di andata e di ritorno. Mi lavoro, scusate, allora mi lavoro le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1 2 3, lavoro la seconda maglia alta e chiudo le maglie insieme, lavoro la catenella di separazione e vado a lavorarmi le maglie alte come si presentano sino a raggiungere la parte del disegno qui, quindi lavorerò a maglie alte sino a trovarmi in corrispondenza qui per il disegno, quindi catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta e sono arrivata in corrispondenza del disegno, quindi qui tra queste 2 maglie alte mi vado a lavorare le 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, quindi 1 2 e 3, chiudo le maglie insieme, la catenella per stringere bene le maglie, la maglia alta e adesso procedo così come da disegno, quindi la separazione di 5 maglie alte e poi lavoro le 3 maglie alte, quindi 1 2 3 4 e 5 e qui vado a lavorarmi il gruppo di 3 maglie alte lavorate e poi chiuse insieme, 1 2 e 3, chiudo le maglie insieme, la catenella per stringere la maglia alta e procedo così sino a raggiungere la fine del giro, dove salteremo il penultimo giro, quindi ci fermeremo qui. In corrispondenza lavoreremo il gruppo di maglie alte e poi sino alla fine del giro lavoreremo tutte maglie alte, effettuando la diminuzione così come abbiamo fatto all'inizio del giro, e così lavoreremo in giri di andata e di ritorno, lavorando all'inizio e alla fine del giro una diminuzione. Dobbiamo lavorare la diminuzione alla fine e all'inizio del giro sino a raggiungere le nostre spalle, continuando con la lavorazione del nostro disegno. A tra poco. Io ho raggiunto l'altezza delle mie spalle, stacco il filo e chiudo. Adesso allo stesso modo attaccate il filo per il davanti, partendo sempre dalla maglia alta dopo il marcapunti. Lavorate allo stesso modo come abbiamo lavorato per il dietro, però una cosa che mi raccomando, controllate bene la distanza, perché le 2 parti poi andranno
cucite all'estremità, quindi controllate bene se entra la circonferenza della testa. In caso contrario, vi fermate con le diminuzioni qualche giro un po' più sotto e poi salite dritte. In questo modo, quindi lavoriamo anche l'altra parte, ci rivediamo tra poco. Io ho raggiunto la lunghezza anche del mio davanti, tiro un attimo il filo, allungo un attimo il filo. Adesso vi faccio vedere, ho appuntato un attimo l'altra estremità perché dovremo cucire la punta qui. Cucite questa estremità qui, giusto con due punti, e poi l'altro lato andiamo a realizzare un'asola perché sulla parte estrema andremo a metterci un bottoncino. Quindi andiamo a realizzare la nostra asola senza staccare il filo. Quindi mi lavoro una, due, 3 catenelle, vado alla base della maglia alta del giro sottostante qui e chiudo con un punto bassissimo. Aspettate, è scappato il filo, scusatemi. Allora vado alla base della maglia alta del giro sottostante, estraggo il filo e chiudo con una maglia bassissima. In questo modo volto il lavoro e mi vado a lavorare nell'arco delle catenelle le maglie basse, quindi lavoro una maglia bassa, una seconda maglia bassa, una terza e vado a chiudere sopra la maglia alta in questo modo con una maglia bassissima e abbiamo realizzato la nostra asola per il bottone. Stacchiamo il filo e tiriamo ed abbiamo terminato la nostra maglietta, perché poi mettendo il bottoncino, cucendo il bottoncino sul lato opposto, verrà chiusa così, in questo modo. Adesso nascondiamo tutti i fili, vaporizziamo, togliamo i nostri marcapunti. Nel caso vi dovesse risultare un po' troppo larga, perché dipende anche dal filato che uno usa, basta fare un giro di maglie basse e stringere leggermente il nostro giro. Ci vediamo tra poco per il risultato finale. Grazie.